Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme che cos'è la blockchain Layer 1 di Sui. Durante il video troverete tantissime somiglianze alla blockchain di Aptos. Partiamo dal fatto che il gruppo di sviluppatori faceva parte del team dietro al progetto Diem di Facebook. Il team poi si è separato in due fazioni, in due gruppi. Un gruppo ha creato la blockchain Layer 1 di Aptos e un altro gruppo ha creato la blockchain Layer 1 di Sui. Entrambe le blockchain hanno avuto tantissimi finanziamenti, hanno attirato l'attenzione di tantissimi venture capital, hanno raggiunto e ottenuto diversi round di finanziamenti ed ora, pur essendo molto simili, pur con le stesse ideologie, cercano di ottenere una fetta del mercato e magari anche di prevalere una sull'altra, anche perché le differenze sono veramente sottili. Vedremo solo nel corso del tempo se si specializzeranno e focalizzeranno la loro attenzione in qualche settore ben specifico oppure se si daranno davvero solo battaglia per avere una supremazia nel loro settore di riferimento. E come di consueto, se vi piacciono i miei contenuti vi chiedo di considerare l'iscrizione al canale ed eventualmente anche di lasciarmi un like per aiutare la diffusione dei miei contenuti su YouTube. Vi ringrazio anticipatamente, ringrazio tutti quelli che si iscrivono al canale e tutti quelli che lasciano un like. Siamo sulla pagina ufficiale di Sui, raggiungibile all'indirizzo sui.io. Che cos'è Sui? È una blockchain, un layer 1, atta a semplificare la creazione da parte degli sviluppatori di asset on-chain, asset criptografici, gaming e finanza decentralizzata ed NFT ovviamente. Diciamo che è una blockchain volta, come si evince già dalla descrizione, al Web 3. Proprio come Aptos è scalabile orizzontalmente, permette la creazione semplificata di applicazioni decentralizzate, transazioni velocissime a un costo praticamente inesistente. In pratica è una piattaforma di smart contract che viene gestita da un insieme di validatori permissionless che vanno a svolgere un ruolo simile ai validatori e ai minatori di altre blockchain. Offre una scalabilità a bassa latenza per molteplici casi d'uso e rende la maggior parte delle transazioni processabili in parallelo. Sui viene scritto su Rust e supporta i contratti intelligenti di smart contract scritti nel linguaggio di programmazione Move. Ha un token nativo, il token Sui, con una fornitura fissa. Il token è un token utility, un token governance utilizzato per pagare il gas e viene anche utilizzato come stake delegando sui validatori. I periodi di validazione vengono definite epoche. Il potere di voto dei validatori nell'epoca, i validatori vengono periodicamente riconfigurati in base allo staking. Ogni epoca l'insieme dei validatori è protetto anche dal full tolerance Byzantine e alla fine di ogni epoca le commissioni raccolte attraverso tutte le transazioni che vengono elaborate, che vengono distribuite ai validatori in base al loro contributo per il funzionamento corretto del sistema. I validatori possono a loro volta condividere alcune delle commissioni come ricompensa per gli utenti che hanno delegato loro le partecipazioni. Come detto, Sui, come Aptos, è scalabile orizzontalmente senza alcun limite per andare a soddisfare la domanda delle applicazioni, mantenendo costi operativi molto bassi per le transazioni, quindi si riesce a modulare. Esattamente, sempre come Aptos, la svolta nella progettazione di questo sistema è volta a eliminare il cosiddetto collo di bottiglia critico nelle blockchain, che ne impediscono la scalabilità e ne aumentano i costi di transazioni. Sui compie un significativo balzo in avanti nella scalabilità, andando a consentire un accordo parallelo sulle transazioni dipendenti. I validatori effettuano delle transazioni utilizzando il Byzantine Consistent Broadcast, andando a eliminare il sovraccarico del consenso globale senza andare a sacrificare le garanzie di sicurezza e senza mandare in blocco la blockchain. Il linguaggio Move, per quanto riguarda la creazione di smart contract e applicazioni, è un linguaggio che inizialmente fu sviluppato per il progetto Diem di Facebook ed è un linguaggio indipendente dalla piattaforma che va a abilitare librerie condivise, strumenti e community di sviluppatori attraverso la blockchain. La scalabilità di Sui non si limita alle transazioni, all'elaborazione delle transazioni, ma anche lo storage a basso costo ed è scalabile orizzontalmente.
Questo va a consentire agli sviluppatori di definire asset complessi con attributi ricchi che risiedono direttamente nella chain, invece di andare a introdurre dei layer per andare a risparmiare sulle tariffe e sul gas. Per quanto riguarda la tokenomics, qua adesso stiamo un attimo vedendo il white paper, conterà una rifornitura massima di 10 miliardi di token. E dal lato community, su Twitter conta oltre 157.000 follower e al lancio della mainnet, che si spera avvenga tra fine anno e primi del 2023, conta già diverse dApp pronte all'utilizzo. Per quanto riguarda il team, come sempre vi invito ad andare a verificare tutte le informazioni che trovate nella pagina dedicata, comunque team schedulato con Twitter e anche la pagina di LinkedIn. E per quanto riguarda gli investitori troviamo FTX, troviamo Binance Lab, Circle, Coinbase Venture, tra i nomi più importanti e tantissimi altri venture capital. Non per ultimo il round di finanziamento di 300 milioni di dollari ottenuto proprio da FTX. Quindi sia Sui che Aptos mirano a coinvolgere sia gli sviluppatori con un'interfaccia user friendly, un linguaggio molto più amichevole per programmare sulla blockchain, e sia a coinvolgere gli utenti, anch'essi con la possibilità di interagire in modo veramente facile e intuitivo anche se non sono addetti al lavoro. Inoltre forniscono un nuovo metodo di modifica della propria chiave privata o addirittura di ripristino della propria chiave privata dopo un attacco hacker, per andare a recuperare eventualmente dei fondi qualora avessimo perso i nostri accessi. Essendo ancora in fase testnet, è plausibile poter partecipare a un airdrop utilizzando e testando la rete, testando alcuni servizi. Si potrà essere selezionati un domani con il rilascio del token a un eventuale airdrop. Attenzione, perché stanno girando tantissimi scam sugli airdrop più gettonati. Vi invito sempre, se volete partecipare a un airdrop, di creare un wallet non custodia apposito per questi drop. Non utilizzate il wallet che usate normalmente per detenere i vostri token, le vostre criptovalute. Affidatevi sempre ai profili social verificati e ricordatevi che nessun airdrop vi chiederà di compiere delle azioni come svelare la password, inviare le seed o inviare dei fondi. Quindi mi raccomando, attenzione anche se volete partecipare a questi drop. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati anche alla questione airdrop e magari vi porterò dei tutorial per ricevere i drop più gettonati, più in voga. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like, e ricordo a tutti quanti che in descrizione ad ogni video trovate il link per accedere anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!